Buongiorno o buonasera. Oggi voglio parlare di libri. Qua ho iniziato a prendere due manuali. Come si legge sono per operatori, per cinematographer, quindi molto specifici. Se questo viene dichiarato da tutti la Bibbia, l'American Cinematographer Manual, pubblicato dall'Associazione dei Cinematographer Americani, secondo me questo è il Vangelo. Questo qui invece è il manuale for cinematographer di David Samuelson, pubblicato dalla Focal Press. Sono due, vedete la mia mano, comunque volumi tascabili. Questo è più piccolo ma ha più pagine, eh, di ottima fattura, con copertine che è raro trovare nei libri, che proteggono molto bene entrambi. Forse questa è anche più bella al tatto. Certo, questa in tasca sbuca fuori di un pezzo. Comunque, partiamo da lui perché l'American Cinematograph è fin dagli anni 60 che viene pubblicato. Questa è invece l'edizione dell'80. Adesso ne è uscita giusto una del 2023, siamo alla 11ª. Questa qui dovrebbe essere, c'è scritto da qualche parte, forse la quinta edizione, e siamo arrivati alla 11ª, per cui viene pubblicato un aggiornamento ogni 5 o 6 anni. Mentre invece questo qua ne ha fatte solo due edizioni il buon Samuelson. La prima edizione è del 94, quindi è molto più nuova la storia, e la seconda l'ha fatta nel 98, 4 anni dopo ha fatto la seconda edizione, copertina rossa. Qua cambia a seconda dell'anno, combinazione è un caso, ma non tanto. Ho i due con le copertine nere. Come vi dicevo, sono manuali molto specifici. Uno deve già sapere l'ABC, eh, per cui se devi andare sull'argomento vai sull'indice. Ecco, vediamo come sono fatti gli indici. Questo qua mi ricordo è comprensivo di tutte le in ordine alfabetico, e indica le pagine, però devo dire ridotto in poche pagine, tre, eppure c'è tutto. Ad esempio, vogliamo partire da una macchina da presa, perché effettivamente questo lo usavi per conoscere le macchine da presa, le loro caratteristiche, il caricamento, e io personalmente lo usavo anche molto nella parte dell'ottica, per esempio per avere le profondità di campo. Ma abbiamo detto, vediamo come si presenta nel caso delle macchine da presa, quindi uno deve dire cerco camera, no. Se cercassi Arriflex non c'è. Qua non è proprio facilissimo, però io so bene che all'inizio, intanto colgo l'occasione, vedete la- la prima di controcopertina, pubblicità dell'Alan Gordon, grande rivenditore americano, l'ultima di copertina delle Panavision, che però scopriamo anche chi la rappresentava in Europa, Samuelson. Questo in Europa le Panavision le rappresentava Samuelson, che appunto è inglese, di Londra. Qua siamo subito all'indice, mentre qua c'è la bellezza di 40 pagine di pubblicità. Ecco, combinazione. Mi fermo ancora su Samuelson, ma è una società composta da David e i suoi fratelli, a Londra. Dovrebbe esserci scritto, però avrà anche una London, ci sarà anche una sede in America, e sono belle anche queste, capisci come buttava la tecnologia nell'80, lampade LTM, le Cine 60, che è una, sì, in realtà è un noleggio mi sembra, e via andare. Molen Richardson e anche lo Steadicam. Mi ricordo anche che immagino che sia una forma di sostentamento anche questo qua delle pubblicità, che qualche operatore ricco
qua l'American Cinematographer, la loro rivista, bisogna tenerlo così. Qualche operatore si comprava lo spazio. Ecco, però guarda, scusa, ho sbagliato. Là dietro c'è l'indice analitico, qua vai per contenuti. Ecco, mi va bene. Camera, pellicole, obiettivi, luci e via andare. Filtri, sound, c'è qualcosa sul suono, special effects e special technique. E vi dico, non è che vi spiega, non è divulgativo, dà per scontato che conosci delle cose. Allora io voglio, vediamo una macchina, vabbè, una 16 mm voglio. L'Aton sarebbe, vabbè, l'Aton, la macchina che avevo io, pagina 116. Voglio proprio vedere con voi la differenza. 116. Io penso che si veda. Lui mette una mini fotografia della macchina, il movimento, l'otturatore, viewfinder, gli obiettivi, che tipo di lenses, che baionette può montare, il motore, i magazzini. Voglio vedere se c'è, ecco qua, no, quattro pagine. L'esposimetro incorporato, il video c'era già, video assist e Super 16, e qua vi mette il semplice sistema di caricamento, dove vedete, vediamo, i simboli, la righetta nera indica il percorso della pellicola nel magazzino fino a uscire. Quindi questo qua, e siamo in casa, vediamo lui. Andiamo da lui. Lui invece fa allora, mette anche lui, mi sembra, i contenuti. Beh, intanto non posso fare a meno di mostrarvi e ricordare David che mi ha fatto la dedica. L'ho comprato nel 90, non si capisce. Ero andato a trovarlo, poi tornerò sull'argomento in un'altra occasione. Vi lascio la suspense con i migliori auguri di diventare, di continuare a essere un cinematografer. Allora, lui, no, qui mette i ringraziamenti, però mette un capitolo molto bello in testa che non parla di lui, che lì non c'è. Questo è più bello da leggere, secondo me. No, non ci sono gli indirizzi dei produttori di camere, di pellicole, so che c'è quello degli, eccolo qua. Qua vedi anche un po' di storia. Lui dedica un po' di pagine a Academy of Motion Picture, Award for Cinematography, quindi nomination e premiati per la miglior cinematografia. È in ordine alfabetico, non so bene da che anno, no, penso che è partito dall'origine. E poi mette anche, oltre che la cinematografia, quanti, Mi sembra che mette gli effetti speciali, no, nella seconda edizione mette gli effetti speciali. Vabbè, anche lui c'è tavola dei contenuti qua. Ah no, del capitolo che incomincia, non va bene. Andiamo all'indice, vediamo se è agevole. Noi cerchiamo camera, di camera choice. Aton 16. Lui parla così, capitolo 4, 3. Quindi non mette le pagine, ma vi dice capitolo 4 è la prima, no, però è la 35. Ah, dopo. Vabbè, lui mette in ordine, giustamente Aton, vedete, doppia A, perché l'avevano chiamata Aton? Per essere i primi negli indici, dai, doppia A, primi nell'alfabeto. Questa è la 35. Questa è la 16. E beh, lui la fa fuori in mezza pagina, una di quelle. Qua ce n'è 4. Però è quello che basta, perché anche lui ti dice il movimento, lo shutter,
viewfinder, less mounting, e ti dice che potevo mettere adattatori per vari modelli di obiettivi. Eh, additional feature, la conversione in Super 16, CCD Video Assist. Però lui invece il caricamento lo mette in coda, mi sembra. Ah, non è, questa forse non è una bella pensata. Eccoli qua. Però sono molto chiari. Allora andiamo sulla Aton. Dov'è? La prima. Quante ha Reflex, Eccola qua. Aton 7 LTR. Vediamo. Chiaramente poi le cose che ti servivano di più. Vedete? Una e due. Un assistente operatore in questo modo non era sprovveduto e capiva com'era il caricamento di tutte le macchine. Continuiamo, voglio fare un'altra prova con voi, non una prova, qual è la comodità di uno o dell'altro. Parliamo di obiettivi. Vogliamo cercare, che servivano anche a questo, questi libri, qual è la profondità di campo di un dato obiettivo. Allora, andiamo qua. Abbiamo visto che in testa c'è i contenuti, quindi vai su Optical, o come lo chiama? No, qua non ti funziona. Camera, Lenses, dai, Lenses, Deep of Field, profondità di campo, 243. Mi sembra che questo sono la bellezza di 400 pagine, forse più. 243. Beh, qua una pagina comunque ti spiega che cos'è, cosa concorre a aumentare o ridurre la profondità di campo. E poi arriviamo qua. Però qua c'è una triste notizia. Allora, intanto lui ti dice il formato, no, noi vogliamo un 35 mm di formato, il grandangolo. Ecco, vediamo da dove parte, vediamo giusto questo. Qua abbiamo passato il formato 65 mm. Sì, quello del cinema da 70 in stampa. Qua siamo 35 mm, profondità di campo, iperfocale e angolo di campo. Interessante. Il grandangolo 18.5 parte. Circo di confusione mi sembra, cioè, ti mette quello del 35 mm. Se vuoi il 16 c'è dopo o prima. Il campo di visione è basato su un'apertura, vabbè, però, vabbè, campo di visione possiamo anche leggerlo, scusa, perché dovrebbero essere in gradi. La fregatura qua, come si usava? Lasciamo perdere l'iperfocale. Io voglio la profondità di campo con messa a fuoco e distanza vicina e lontana, a seconda del diaframma, sono in pollici. Sono in pollici, devi avere subito pronto una calcolatrice. E l'angolo di campo a me sembrano gradi. Perché cambia? Ecco, e questa qua è con l'American. Vediamo se dopo questa qua era il nostro pane, usare le tabelle della, come cavolo si chiama, della profondità di campo, che poi è profondità di fuoco. Ah, giusto, volevamo vedere con i 35 lui partiva dal 18, a che obiettivo arriva? 100-150, dal 18 al 150 millimetri, che io so che è 1-2 gradi di campo. No, lui ti dà il campo di visione in misura, base per altezza.
no, sarebbe un numero solo. No, questo vedi, è poco pratico. Infatti avevamo i regoli. Andiamo da lui, voglio vedere la comodità della ricerca. Abbiamo detto che sono optical, credo. ABCD, film, filter, lens. Vabbè, optical o lens. Deep of field. Vedete, il buon Samuelson inglese ci mette piedi e pollici e metri. 13,43. Capitolo 13. Non è male. Pensavo che le pagine fossero meglio, ma invece è scritto bello grosso, 13,43. Deep of field table metric. Qua abbiamo lasciato perdere quelli in pollici, andiamo a quelli in metri finalmente. Noi volevamo lui mette gli adesso vediamo come ragiona lui. Noi avevamo visto un 18, intanto parte dal 10, vabbè per il 16. 18 non c'è, pigliamo il 17, 18 e mezzo. Qua lui te lo dà generico, non devi ragionare 16 o 35, tu dici sono col 17, ma lavorerò con un 16, allora devi andare sul circolo di confusione più basso. E poi qua mette le aperture, qua la distanza, mettiamo che abbiamo fatto un fuoco a 4 metri e sì, insomma, devi far coincidere. Abbiamo un'apertura di 4, perché la mette? Non capisco, 1, 1 e 4. Ci devo ragionare. Comunque lui arriverebbe, la Madonna, al 400 mm, dove qua ti dà ma aveva anche una tabella sugli angoli di campo, forse prima. Ecco, sugli obiettivi bisognerebbe tornarci. Per i miei studenti, tornare a studiare un po' almeno gli angoli di campo. No, se guardavo meglio nello stesso capitolo, quello che parte con le profondità di campo e te lo metti in maiuscolo, penso perché siano tabelle, ma non è detto. Qua c'è lens angle focal length, sempre capitolo 13, pagina 3, all'inizio del 13. Quelli sono gradi, quelli sono uguali per il sistema. Ah, eccoli qua. Lui qua lo fa stra bene, ve lo mette in 3 maniere diverse. Qua a forma di tabella e si ripassa, cazzo. Ti mette i 3 formati no, i 2 formati del 16, standard e super. Qua appunto uno deve saperlo, non ti scrive 35, ma Academy, full frame, anamorfico e vista vision 35. 65 mm e poi mette anche, bravo, mezzo pollice video, 2/3 pollice video, i tubi o il CCD delle camere video. Inch e millimetri, perfetto. Aspect ratio è fatto da Dio, da Dio. Allora cerchiamo vediamo, no il 18, mettiamo un 20, 25, 20, circa il normale, dai. Il 20, tu però devi andare il 20 è il normale del 35, dove cazzo è? Qua? No, 20, 25. Giusto, 25 o 27 perché deve essere sui 45-47 gradi, dai. No, 27 o 30 abbiamo trovato il normale del 35 mm con un angolo di campo orizzontale pari alla visione umana. Per il 16 bisogna andare invece dove l'è? Qua, standard, no, facciamo super, dobbiamo cercare qualcosa che si avvicini al, cosa ho detto? 40.
4 è il 14,5. Questa è per l'angolo orizzontale, poi c'è pure la, che caso è differente? Ah, lens focal. Vabbè, cacchio cambia, l'angolo orizzontale, al contrario, tu parti dall'angolo, dici voglio vedere a 40 o 50 gradi le corrispondenze e dici con il Super 16 ho bisogno di un obiettivo intorno al 16 mm, lo standard 13 mm. Andiamo di botto a vedere il video, diminuirà il numero. No, è come il 16 mm, dai. 17 è come il 16 mm formato. 17 per il mezzo pollice e 23 per il 2/3. Qua però vi mette anche una cosa molto, questa è un po' troppo piccola però, faccio fatica con gli occhiali a vederla, perché vi dà l'angolo di campo lungo, normale, wide e sotto le focali e qua in mezzo i gradi. Questo è un altro metodo che si usava a far scorrere un cartino. Queste andrebbero ingrandite. Vabbè, direi che sui due sacri testi degli operatori possiamo concludere qua. Si trovano, lui facilmente trovate, ve lo voglio dire che ci mancherebbe, che chi è appassionato deve averli, Io forse quasi quasi consiglierei questo, quello di Samuelson. Samuelson lo trovi, dove l'è? Li trovi usati tra i 50 euro mediamente la prima edizione. Lui li trovi anche lui, i volumi, quando era un volume unico, sui 50 euro, perché la 11ª è quella di adesso e se la vuoi la paghi 120 dollari. L'ultima edizione in 2 volumi, con la copertina rigida. La nona in 2 volumi te la vendono a 50 euro, che è del 2007. Però, sforzo per sforzo, se uno vuole aggiornarsi sulle camere video, ma ho visto come la fanno, non fanno, non mettono i modelli di camera, tanto ormai c'è il web e te li puoi andare a beccare dalle case costruttrici. Mettono un capitolo interessante di 25 pagine dove lo chiamano criteri di valutazione delle digital cinema camera. Questo mi fa gola. E poi, questo non l'ho tradotto ancora bene, take ownership of your sensor, 20 pagine. Poi mi ha colpito che c'è un capitolo di 30 pagine su monitor setup. Sto parlando degli aggiornamenti che hanno messo nell'ultima edizione, l'11ª del 2023. Mentre con il buon Samuelson ci fermiamo alla seconda, perché mentre questa è prodotta dalla SC, e se non c'è più chi aveva curato questo, mi sembra Charles Clark, la quinta edizione, che poveretto ormai sarà come si chiamava, nel Valhalla degli operatori. Adesso c'è qualcun altro che va avanti, invece dopo la perdita di David Samuelson, che recente mi sa, negli anni 2000, che ci ha lasciati, si è fermato alla seconda, perché nessuno della sua famiglia è più andato avanti. Focal Press. Giuriamo sul Vangelo e sulla Bibbia di essere dei bravi operatori. Ai miei studenti del triennio e ai cinefil con poco budget consiglio caldamente di abbonarsi al magazine American Cinematographer Magazine. Con soli 19 euro avete la rivista ogni mese
da poter scaricare e leggere anche offline. Vi terrete aggiornati su tutte le novità del cinema mondiale e delle serie, novità della tecnica e articoli divulgativi.